Ciao ragazzi, oggi su Italiano Immersivo, Italiano in contesto, parole, cultura e soprattutto cibo. Iniziamo. Allora ragazzi, come potete intuire, oggi vi parlo della colazione italiana. E ricordate che in Italia quando si parla di cibo non si scherza, perché in Italia il cibo è passione, è cultura, è amore, è poesia. Allora, se mi vedete ancora dietro tutta questa montagna di cibo, prima di tutto vi spiego i termini dei pasti in Italia, perché la parola pasto è il termine generico per indicare quando ci si siede a mangiare e a bere. La colazione è un pasto, il pranzo è un pasto, eccetera. I nomi dei pasti in italiano sono colazione al mattino quando ci si alza, poi c'è il pranzo a mezzogiorno, l'una, la merenda verso le 4 e la sera verso le 7 o le 8 la cena. Poi c'è la parola aperitivo che indica una sorta di come quelle che in spagnolo ad esempio chiamano las tapas, quindi magari i giovani si trovano verso le 6 e mezza prima di cena al bar a bere qualcosa, a fare un aperitivo, come si suol dire. E negli ultimi anni è diventato tanto di moda anche il cosiddetto apericena, che è una sorta di intermedio fra l'aperitivo e la cena. Non è proprio una cena, ma è un po' più di un aperitivo. I ragazzi magari si trovano in un locale intorno alle 7 e fanno questo aperitivo che però è più verso la cena, cioè mangiano sempre in piedi, però ci sono da mangiare cose come appunto le famose tapas in Spagna, no? Quindi fatto quello, poi non cenano più, lo chiamano apericena. Però ecco, i nomi dei pasti tradizionali italiani sono colazione, pranzo, merenda e cena e se vogliamo aperitivo. E poi c'è la parola spuntino che è più generica, indica mangiucchiare qualcosa di veloce, giusto per coprire se abbiamo un buco di fame, no? Andiamo a fare uno spuntino, quindi mangiare qualcosina, di solito fuori dai pasti. Quindi ragazzi, detti tutti i nomi dei pasti in italiano, oggi parliamo nello specifico della colazione e qui vedete tutte le cose tipiche della colazione italiana. Naturalmente il tavolo al mattino normalmente in una casa italiana non è imbandito così con tutto, io qua vi ho proprio messo tutto perché adesso vi faccio vedere quali sono le cose tipiche che noi italiani mangiamo a colazione, perché qui la colazione in Italia non è come in tanti paesi un pasto pesante con cose, carne, cose salate, pancetta, uova, cose di questo tipo. In Italia la colazione viene concepito come un pasto sì importante, ma più veloce e leggero. Innanzitutto va detto che ci sono due scuole di pensiero in Italia. C'è chi fa la colazione a casa e c'è chi fa la colazione al bar. Le mamme o i papà che portano i bambini a scuola poi magari si trovano con le amiche e con gli amici al bar vicino alla scuola e lì fanno colazione, tipicamente con un cappuccino, un croissant, un cornetto e una brioche e quella è la colazione al bar. È un momento soprattutto di socializzazione perché fermarsi a fare colazione al bar vuol dire proprio sedersi, fare la chiacchierata, no? E sei già in un contesto sociale fuori di casa. Naturalmente fare la colazione al bar tutte le mattine, però, a parte che costa perché ci vuole, come diciamo il detto, un portafoglio a fisarmonica, ci vuole un portafoglio a fisarmonica. Avete presente quei portafogli di una volta che si aprivano così, no? A fisarmonica? Perché chiaramente immaginatevi un cappuccino con una brioche, stiamo sulle 4-5 euro. Se i due genitori tutte le mattine fanno colazione al bar, abbiamo già speso 300 euro al mese solo per la colazione, insomma, ecco, non è proprio poco. Poi la maggior parte degli italiani però fa colazione a casa. A che ora si fa la colazione in Italia? Tipicamente la si fa fra le 6 e le 7 e mezza, perché vi spiego, dipende da quando si inizia a lavorare o ad andare a scuola. Allora in Italia tipicamente i ragazzi iniziano alle 8 a scuola e in fabbrica anche gli operai iniziano alle 8. Gli impiegati invece, gli uffici di solito aprono alle 9. Si tratta di medie, poi non è sempre così, però a grosso modo è così.
Quindi tu calcoli, se ad esempio io quando andavo a scuola iniziavo alle 8, però la mia scuola era in centro città, a Brescia, da qui dalla Franciacorta arrivare a Brescia dovevo prendere la corriera e quindi c'erano 45 minuti di strada e in poche parole io mi alzavo alle 6 e verso 6 e un quarto facevo colazione. Chi magari abitava in città poteva benissimo alzarsi alle 7 e faceva colazione più con calma, dormendo un'ora in più. Di solito la colazione, almeno quando la si fa a casa, è un pasto veloce, 10 minuti, 15 minuti al massimo, perché chiaramente ci si alza, ci si deve preparare velocemente per andare a scuola o al lavoro e quindi il tempo è sempre poco per fare la colazione, anche perché di solito piace dormire, a nessuno piace alzarsi, quindi si è sempre all'ultimo minuto e si è sempre di corsa, come si suol dire, no? Siamo di corsa e quindi cerchiamo di fare la colazione velocemente. E cosa facciamo di colazione? Allora, premessa doverosa di tutte queste cose che vi faccio vedere, marche e quant'altro, non è niente sponsorizzato ovviamente, è solo che non sto a coprire le marche anche perché, poi ve lo spiego, le marche comunque hanno un significato anche culturale, perché ci sono quelle 2 o 3 marche tipiche che trovate in Italia e che appartengono proprio alla cultura e all'immaginario degli italiani. Allora, una cosa che di solito non manca mai nella colazione dell'italiano è il caffè al mattino. Il caffè tradizionale o fatto con la moka, no? La moka, la classica moka italiana per fare il caffè, o in tempi più recenti con le capsule. Io di solito faccio più veloce, faccio con le capsule, no? Quindi l'espresso con la macchinetta, capsule di caffè normale o capsule di caffè decaffeinato, normale o decaffeinato. Decaffeinato vuol dire senza caffeina, ovviamente. È più veloce e viene fuori un classico espresso italiano che è quello che noi prendiamo, no? Con la nostra tazzina piccola. Guardate, rispetto, se siete americani, ecco, questa è la dimensione di una tazzina di caffè italiano. E, fra l'altro noi questo lo chiamiamo semplicemente caffè, anche se andate al bar. Non serve che voi chiediate un espresso. Se vai al bar chiedi un caffè per favore e ovviamente significa espresso. Se vuoi qualcosa di diverso allora devi specificare mi faccia un caffè lungo, anzi se dite caffè lungo di solito vi fanno sempre un espresso ma un po' più lungo. Se lo volete lungo inteso come il caffè americano chiedete un caffè americano. Naturalmente viviamo in un paese democratico, quindi ciascuno può bere il caffè come gli piace e non esiste il vero caffè buono e acqua sporca, ecco, questo sia chiaro, no? Qui siamo di ampie vedute e gli italiani sono estremamente tolleranti per quanto riguarda il caffè. Nessuno qui in Italia pensa che esista un vero caffè e nessuno andrà a metterlo a confronto con il caffè americano, ecco. Quindi se siete americani e venite in Italia potete serenamente chiedere il caffè che desiderate e nessuno vi guarderà male. Naturalmente scherzo ragazzi, a me fra l'altro piace tanto il caffè americano, ho anche comprato la macchinetta per il caffè americano, ogni tanto me lo bevo. Caffè oppure soprattutto se vai al bar il cappuccino. Il cappuccino già al suo interno comprende il caffè, per cui non prendi il caffè a parte, se prendi il cappuccino già hai la tua dose di caffè che ti dà lo sprint iniziale per partire bene con la giornata. Anche perché a casa è più difficile fare il cappuccino, perché il cappuccino te lo fanno al bar con la macchinetta. A casa sì, si può fare, ci sono anche le capsule per il cappuccino, ma di solito a casa si fa il caffè, ecco. Caffè, che però è poco, non basta, il caffè è proprio solo per dare lo sprint. Dopo, per avere un po' di sostanza, ci vuole qualcosa di concreto da mangiare, da bere. E tipicamente si beve una tazza, questa è una tazza, guardate che bella fra l'altro questa tazza, una tazza di latte, questo è latte. Fra l'altro ragazzi guardate, questa è una tipica bottiglia di latte italiano da 1 litro e lo dico perché se siete americani questa cosa vi sembrerà piccolissima perché so che siete abituati alle taniche, no? Che si misurano in galloni, qui no, è tutto molto più piccolo, è tutto molto più ristretto. E questo è latte, latte normale. Allora il latte si può distinguere in latte intero,
latte parzialmente scremato e latte scremato. Tipicamente la maggior parte delle persone prende il latte parzialmente scremato, quindi è un po' alleggerito del grasso che ha il latte al suo interno. Il latte intero è quello con tutto il grasso, il latte scremato è quello dove tutto il grasso è stato tolto e quindi c'è un po' meno sostanza. Diciamo che il latte intero è più saporito sicuramente, è anche un po' più pesante. Il latte parzialmente scremato è il giusto compromesso di solito. Poi c'è il latte senza lattosio, latte ad alta digeribilità. È il latte dove il lattosio, che è questo zucchero che contiene normalmente il latte, che però non tutti possono digerire o possono digerire bene, e quindi tramite procedimenti industriali viene scisso in zuccheri più semplici e il latte viene delattosato, quindi per le persone che hanno questa esigenza è più digeribile. Fra l'altro questo che ho qui è latte che viene chiamato a lunga conservazione, cioè è latte che fino a che viene aperto può essere conservato fuori dal frigorifero perché subisce dei trattamenti particolari che lo rendono adatto a essere conservato fuori dal frigorifero. Il latte invece fresco è latte che deve essere messo subito nel frigorifero e dura 2 o 3 giorni e va bevuto poi altrimenti va a male. Quindi una tazza di latte e nel latte di solito cosa si mette? Nel latte di solito gli italiani tipicamente, e impariamo da bambini, mettiamo il più classico di tutti, il Nesquik. Questo è cacao magro, però l'italiano tipico dice semplicemente Nesquik. Il Nesquik è la marca, il tipo la marca è Nestlé in realtà, Nesquik è il nome del prodotto. Ecco, nessuno in Italia dice metto il cacao, dicono tutti metto il Nesquik, no? È un tipico caso in cui il nome commerciale sostituisce il nome generico di una cosa ed è qui che diventa, no? Diventa cultura, perché entra proprio nell'immaginario collettivo e nel patrimonio culturale degli italiani. Nesquik dicevo, oppure un'altra cosa un po' meno frequente che però in tantissime famiglie c'è è l'ovo maltina. L'ovo maltina che non è solo cacao, c'è anche malto d'orzo, è un'altra cosa molto questa fatta in Svizzera e anche questa c'è da anni, c'è praticamente da quando ero bambino e ogni tanto si preferisce magari cambiare e mettere l'ovo maltina anziché il Nesquik. Poi c'è lo zucchero, se mettete il cacao o l'uovo maltina contengono già zucchero, quindi non serve aggiungere zucchero, lo zucchero lo mettete magari nel caffè. Allora abbiamo detto prendo la mia tazza, ci verso il latte nella tazza, metto il mio Nesquik o la ovomaltina con il cucchiaio, un bel cucchiaio di Nesquik e abbiamo la nostra tazza di latte, mischiamo e poi cosa ci mettiamo dentro? Perché non è finita qui ragazzi, dobbiamo metterci dentro qualcosa. Ci mettiamo dentro, allora, o i biscotti secchi ad esempio, biscotti secchi, perché in Italia abbiamo diversi tipi di biscotti ma sono molto molto tipici. Sapete che noi in Italia quando parliamo di cibo non scherziamo, qui in Italia il cibo è una cosa seria, quindi non possiamo dire genericamente biscotti, no. Allora, ci sono i biscotti secchi, che sono questi, che sono quelli un po' più leggeri, 3 o 4 biscotti di questi. Poi abbiamo tutta la serie di biscotti della Mulino Bianco. Ora, la Mulino Bianco è una marca che non c'è un italiano che non conosce e che non ha la Mulino Bianco nel cuore, per così dire. Vi racconto questo aneddoto. C'è addirittura il detto in Italia, essere una famiglia del Mulino Bianco. Quando vedi una famiglia tutta, no, tutta perfettina, che sembrano tutti andare d'amore d'accordo, tutti belli, felici, diciamo, quella è una famiglia del Mulino Bianco. E di solito lo si dice anche magari con un po' di ironia, no? Perché sappiamo che poi le famiglie non sono mai tutte così in realtà. Perché negli anni 90 c'erano continuamente alla TV queste pubblicità della Mulino Bianco che esordivano con questa famiglia bella, felice, che si alzava al mattino con la mamma, il papà, i bambini sorridenti, che tutti si sedevano a tavola sereni e felici, sorridenti. E fra l'altro, piccola divagazione culturale,
È interessante vedere queste pubblicità come sono cambiate nel tempo, nel senso che negli anni 80 e 90 queste marche di prodotti di cibo, ad esempio la Mulino Bianco per i prodotti di questo tipo, i biscotti, eccetera, la Barilla, altro marchio famosissimo soprattutto per la pasta, facevano queste pubblicità bellissime con queste famiglie belle, questi contesti, questi scenari, no? Familiari, dove c'era proprio il valore della famiglia che si sedeva insieme a tavola, una cosa proprio tipicamente italiana, no? Quindi, oltre ai biscotti secchi, abbiamo ad esempio i tarallucci che sono fatti di pasta frolla, questi molto molto tipici. Questi sono un po' più grassi rispetto ai biscotti secchi, per cui se siete a dieta magari mettetene uno di meno. E le macine ragazzi sono spettacolari, le macine sono fatte con la panna, le macine del Mulino Bianco. E poi vabbè, questi i pan di stelle, questi ragazzi spettacolari, i pan di stelle sono fantastici. Qui sono in versione natalizia perché ormai siamo già sotto Natale, senza olio di palma. Adesso la moda degli ultimi anni è questa, mettono dappertutto senza olio di palma. E quindi i biscotti, oppure se non volete mettere i biscotti potete mettere una brioche tipicamente, ad esempio le Kinder, i vari tipi di brioche Kinder. Questa è il Kinder Pane Choc, la tipica brioche che tantissimi bambini o bambini mai cresciuti come me mettono a colazione nel latte, oppure tanti invece preferiscono i cornflakes o cereali per la prima colazione. Anche questi in 1000 tipi, di 1000 marche, 1000 varianti, ce ne sono una marea di questi qua. Questo per chi fa la colazione di solito con il latte, quindi latte e biscotti, latte e cereali e cose di questo tipo. Oppure tanti, magari insieme al caffè, si mangiano una brioche tipo questa, una brioche a forma di croissant o cornetto, la tipica brioche. Oppure tanti cosa fanno? Anziché bere il latte con tutte queste cose, si bevono magari solo una tazza di latte senza niente e la accompagnano con le cosiddette fette biscottate. Queste sono le fette biscottate, cioè, vedete, sono delle fette di pane biscottato perché è tostato, vedete? Tu prendi una fetta biscottata e chiaramente non è che te la mangi così, senza niente. Ci metti sopra del miele, no? O ci metti un cucchiaino di miele, un cucchiaino, questo è un cucchiaio piccolo, viene detto cucchiaino, un cucchiaino di miele lo spalmi sopra e ti mangi la fetta biscottata con il miele. Oppure, se non ti piace il miele, te la mangi con la marmellata. Questa è una marmellata di fragole. Una marmellata, ti prendi un cucchiaino di marmellata, te lo spalmi sulla tua fetta biscottata e ti mangi una fetta biscottata, una o due di solito, una, due, tre, ecco, non di più, con la marmellata. Oppure, se non ti piace neanche la marmellata, ti mangi una fetta biscottata con il burro. Questo è un burro piccolino, il burro, adesso qui non si vede tanto bene da questo scatolino, il burro è quello che si chiama butter in inglese, no? Quello che si chiama mantequilla in spagnolo. Il burro. Si prende un coltello, questo è il coltello, e prendi un po' di burro, si dice prendi una noce di burro. In italiano la parola noce indica, no, quella che è nut in inglese, no? La noce in termine letterale, però la parola noce significa anche, riferito al burro, prendere una noce di burro significa prendere un pezzo
Di solito sapete che quando si prende il burro col coltello o con quello strumento apposito che c'è proprio per raccogliere il burro, si crea una sorta di ricciolo, no? Quella è una noce di burro. Si spalma una noce di burro e ci si mangia la propria fetta biscottata con una noce di burro. Magari potete anche farvene una con il burro, una con il miele e una con la marmellata. Senza esagerare, perché sono tutte cose queste comunque caloriche, piene di grassi e anche di zuccheri. E quindi tante persone amano fare la colazione così. Magari se non prendono il latte e si mangiano una fetta biscottata, tanti la accompagnano con un bicchiere di spremuta di arancia, orange juice in inglese. E quando ragazzi vi dicevo che in Italia il cibo, la colazione, eccetera, non sono solo fatti e parole, ma sono proprio elementi culturali. Intendo dire che se voi venite in Italia e nel parlare qualcuno vi cita le macine o nel parlare qualcuno vi cita i pan di stelle, ecco, non potete non sapere cosa sono, perché altrimenti vi guardano come un alieno. Non siete italiani se non conoscete le macine, i tarallucci, i pan di stelle, i biscotti secchi, le gocciole. Le gocciole adesso purtroppo non ce le ho qui, le gocciole della Pavesi, ma sono spettacolari. Sono biscotti simili un po' alle macine, ma fatti tipo a goccia, con dentro una goccia di cioccolato, fantastiche. Provate anche le gocciole. E poi naturalmente ecco, avrei dovuto farmi pagare da tutti questi marchi, perché gli sto facendo un casino di pubblicità gratuita, ragazzi. Non va bene. Dai, mandatemi Mulino Bianco, Pavesi, Kinder, dai, mandatemi almeno insomma un po' di fornitura gratis qui, che me la sono guadagnata. Ma cos'è tutta questa roba? Hai svaligiato tutto il supermercato? È la tipica colazione italiana? Alle 4 del pomeriggio. È perché c'è il fuso orario. Ah, ho capito. E nel vostro paese, ragazzi, cos'è che mangiate voi e bevete a colazione? È simile a come facciamo noi o ci sono delle cose che ad esempio vi hanno proprio stupito perché sono totalmente diverse? Ci tengo tantissimo a saperlo, sono curioso di saperlo, fatemelo sapere naturalmente nei commenti, scrivetemi e ditemi che cosa fate voi a colazione. Se fate colazione, non esiste colazionare, me lo sono inventato adesso, non so, mi è uscito così. Se fate colazione a casa o se fate colazione ad esempio al bar e ditemi come funziona nel vostro paese. Io so che ogni tanto quando vado all'estero mi piace anche provare la colazione, ad esempio quando vado in Inghilterra mi piace fare quella che loro chiamano la Builder's Breakfast, no? Con pancetta, uova, funghi, c'è un po' di tutto e è fantastica. E il primo giorno faccio strafatica a finirla, il secondo giorno la finisco, il terzo giorno sono un inglese perfetto. E quindi è buonissima. Mi ricordo ad esempio quando sono andato in Germania, anche lì uova, prosciutti di ogni tipo, era proprio un'altra cosa la colazione rispetto a qui. Perché oggi purtroppo in questo mondo così veloce e rapido ci sono anche tanti italiani che si alzano di corsa, si bevono un caffè al volo e se ne vanno. Quella non è una colazione perché comunque è troppo leggera, non ti dà le calorie sufficienti per poi affrontare le prime ore della giornata bene, no? E arrivi al pasto troppo affamato. Si fa una colazione normalmente fatta bene per poi arrivare al pasto di mezzogiorno che si mangia tipicamente mezzogiorno, l'una, anche qui dipende da cosa fai, a che ora esci. Quindi l'una, l'una e mezza, ad esempio tanti studenti che escono da scuola finiscono alle 12 o finiscono all'una, quindi pranzano poi quando tornano a casa. Io quando facevo il liceo, ad esempio, pranzavo anche alle 2, perché uscivo, prendevo la corriera, tornavo a casa, venivano le 2. Tipicamente comunque qui si pranza intorno all'una, ecco, mezzogiorno e mezza l'una. Però in Italia il pasto del mezzogiorno, il pranzo, non è come in tanti paesi dove vedi ad esempio anche nei film che si mangiano un panino, un sandwich seduti sulla panchina di fretta per poi tornare al lavoro. Qui il pasto del mezzogiorno è una cosa seria, un pasto principale, quindi anche gli operai, gli impiegati, eccetera, staccano dal lavoro
tornano a casa a mangiare oppure vanno in mensa a mangiare, ma si siedono almeno quella mezz'oretta e fanno un pasto giusto, un primo, un secondo e poi tornano a lavorare. E quindi questo per dire che avendo un pranzo così principale, la colazione non deve essere per forza come in altri paesi essa stessa un pasto principale, quindi pancetta, uova, cose molto sostanziose, no? Poi va detto che anche a casa la colazione nell'immaginario culturale dell'italiano dovrebbe essere un momento di socializzazione, il primo momento di socializzazione per la famiglia. E quindi no, queste pubblicità tradizionali della Mulino Bianco degli anni 90 dove la famiglia si alzava tutta felice e si radunava al tavolo per la prima colazione, no? Che rappresenta un modello ideale, idealistico, un modello anche un po' nostalgico che purtroppo oggi c'è sempre di meno in questo mondo sempre più veloce, sempre più di corsa, no? Però idealmente è bello questo concetto di colazione come momento di aggregazione della famiglia, anche per scambiare due parole, che è una cosa secondo me di cui oggi abbiamo particolarmente bisogno in questo mondo che davvero è così di fretta, così improntato solo a produrre, andare veloci, fare, fare, fare. Io da buon italiano penso che il momento in cui si mangia, il momento del pasto, non debba mai essere un momento di fretta. Sedersi a mangiare è un momento sempre che va preso con calma. Con calma. Alla prossima.